Ciao a tutti, io sono Erika e vi do il benvenuto in un nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito, di solito non parlo tanto e non mi mostro tanto, però oggi ho un motivo per farlo. Ultimamente sono usciti pochi video e con pause molto lunghe tra l'uno e l'altro perché non stavo bene. Ed è proprio di questo che volevo parlare, non per sfogarmi o lamentarmi con il mondo della mia situazione, ma per condividere quello che ho passato e sto passando con altri, nella speranza che la mia esperienza possa essere di conforto e di forza per chi si trova nella mia stessa situazione. Ma cominciamo da principio. Verso fine novembre dello scorso anno, 2023, mia madre si ammala di influenza e ovviamente vivendo insieme la passa anche a me. È stata un'influenza un pochino più lunga e pesante rispetto alle solite e ci è venuto il dubbio che potesse essere Covid, ma avendolo già passato una volta e non dovendo andare in giro più di tanto, non abbiamo fatto il test e ci siamo semplicemente chiusi in casa. Io in particolare in quel momento arrivavo da un periodo davvero stressante sia a livello emotivo che fisico e quindi quando ho visto che la guarigione era molto lenta non ci ho dato tanto peso. Dopo 2 settimane però mia mamma era guarita e stava meglio mentre io continuavo a stare male. Il mattonamento da raffreddore era sparito, ma continuavo ad avere una tosse fastidiosa, continuavo ad avere tantissima stanchezza sia mentale che fisica, ma soprattutto una febbre continua che durante il giorno arrivava sempre a 37,7. A questo punto ho iniziato a preoccuparmi e ho preso appuntamento col mio medico che si è limitato a ordinarmi un pochino di cortisone per dare una scossa al mio corpo e degli integratori di vitamine. Dopo una settimana ritorno da lui perché non c'era stato alcun miglioramento e lui mi fa fare a questo punto di raggi ai polmoni per controllare che fossero liberi e delle analisi del sangue e mi ordina un farmaco per il reflusso per capire se fosse quella la causa della tosse. Il farmaco per il reflusso fa effetto e comincio a stare meglio e il problema allo stomaco si riduce. Gli esami sono tutti a posto e così anche le radiografie, però io continuo a sentirmi sempre tanto stanca e con la febbre ogni giorno. Questo è il momento in cui le cose iniziano a precipitare un pochettino per me, perché il mio medico probabilmente si scoccia e non sapendo dirmi cos'ho inizia a incolpare me di miei problemi. Inizia a dirmi che ho delle carenze che sono dovute alla mia dieta vegana, però lo fa senza nessun dato alla mano e inizia a riempirmi di integratori. Inizia anche ad attribuirmi malattie che gli esami dimostravano che non avevo. In tutto questo arriviamo verso la fine di dicembre. Il mio dottore si rifiuta di farmi altri esami ed altre analisi e alla semplice richiesta di sapere per quanto avrei dovuto prendere i farmaci per lo stomaco mi risponde fino a quando te lo dico io, risposta che veramente mi ha spiazzato e mi dice di tornare da lui a metà gennaio. Per me sarebbero stati altri 20 giorni in cui non avrei fatto nulla e avrei continuato a stare male e in quel momento mi è crollato un pochettino il mondo addosso perché io stavo davvero male e l'unica persona di cui mi fidavo per stare meglio o almeno per capire qual era il problema si stava rifiutando e mi stava incolpando con scuse che non esistevano. A questo punto io, frustrata dopo un mese di febbre e di stanchezza, perdo la pazienza e decido di cambiare medico. Chiedendo consiglio da amici e parenti trovo un medico che non sia anti-vegano e che non mi voglia costringere a riprendere un'alimentazione che io ho abbandonato proprio per motivi di salute. Questa dottoressa è molto più gentile del precedente e mi tranquillizza subito e mi conferma che il problema allo stomaco è reflusso gastroesofageo e che sì, posso prendere dei farmaci per quel disturbo, ma solo in caso di bisogno.
Si preoccupa inoltre di farmi degli ulteriori esami per accertarsi che questa febbre continua non sia dovuta a qualcosa di più grave e mi prescrive un'ecografia completa all'addome. Durante la visita mi ausculta il cuore e il polmone e si accorge immediatamente di un problema al cuore, quindi mi manda anche a fare un'ecografia cardiaca. Fatta l'ecografia cardiaca risulta, come aveva anticipato lei, che avevo un prolasso valvolare mitralico. Fortunatamente questa è una condizione che per me non comporta nessuna variazione nella mia vita, posso fare una vita normalissima, però è bene sapere di averlo perché ci sono comunque dei controlli da fare ogni tanto e c'è bisogno di prendere degli specifici antibiotici in specifici casi. Già a questo punto mi tranquillizzo molto perché capisco che il bruciore, il fastidio che sentivo a livello del cuore non è dovuto al cuore, ma è dovuto al problema allo stomaco. Al tempo stesso però inizio a chiedermi perché i miei precedenti dottori in tutti questi anni non si siano mai accorti di nulla. E qui vabbè, lasciamo stare perché ci sarebbe proprio tutto un discorso a parte da iniziare. Comunque, faccio poi l'ecografia all'addome e saltano fuori altre sorpresine. Fortunatamente nessuna di queste è riconducibile alla febbre e nessuna di queste è grave, è una cisti alle ovaie che devo ancora fare controllare e che però è solitamente una cosa normale da avere e due piccoli calcoli al fegato che però anche quelli non possono essere riconducibili a questa febbre. Dati i due calcoli, la mia dottoressa mi fa fare altre analisi per controllare di nuovo fegato e sistema immunitario e risulta tutto ok. A questo punto, dopo tutti questi esami, dopo tutte queste analisi, dopo tutto quello che è stato trovato, giungiamo alla stessa conclusione, ossia che si tratti di long Covid. Purtroppo una diagnosi vera e propria non si può fare perché non ho fatto il tampone all'inizio e quindi non so se effettivamente ho preso il Covid, però in quel periodo girava, è la stessa cosa che mi hanno ripetuto più volte anche in ospedale quando sono andata a fare gli esami e loro di gente ne vedono tanta, quindi un'idea se la fanno pure loro. Finalmente dopo oltre 2 mesi riesco ad avere una risposta, però è una risposta un po' dolce amara, nel senso che da un lato avrei preferito avere avuto qualcos'altro, magari non lo so, di peggio, ma che fosse trattabile e che quindi poi potessi stare meglio, e invece è una cosa che non ha una cura, non si sa molto, varia da persona a persona e soprattutto può durare anche un sacco di mesi. Da un lato comunque devo ricordarmi di ritenermi fortunata perché c'è chi prende la stessa mia malattia e poi ne risente in maniera molto più grave, quindi questo non lo do per scontato. Al tempo stesso però è una situazione davvero pesante e davvero frustrante. Il problema di avere una condizione di malessere così blanda ma che si protrae così a lungo è che ti mette in una situazione di impotenza, non hai più il controllo della tua vita, devi rinunciare a tutti i tuoi progetti, mettere in pausa totalmente quello che stai facendo, quello che volevi fare e non sai per quanto e nel frattempo stai pure male. Gli altri vedono che tu ti alzi, mangi, dormi, vai a farti la spesa, vai dal dottore e iniziano a pensare che tu sia una scansafatiche, che tu non voglia fare niente, quando in realtà tu sai benissimo che non sei in grado di tornare a lavorare perché ad alzare un sacco di pellet ti gira la testa oppure non riesci a fare un discorso lungo completo senza fermarti nel nulla perché ti sei dimenticato quello che stavi dicendo. E quando si sta male per così tanto tempo è davvero anche difficile pensare al futuro. Si cade in depressione perché non si riesce a vedere la luce alla fine del tunnel. Sono ormai 3 mesi che sto male e ho la febbre tutti i giorni, non riesco a fare tutto quello che facevo prima perché mi stanco facilmente.
ho problemi di memoria e soprattutto ho le difese immunitarie basse. Questo significa che oggi sto bene, benino diciamo, da domani magari sto male per una settimana. Di recente ho sofferto per 2 settimane intere perché avevo un'afta talmente grande e che non mi passava che non riuscivo né a bere né a mangiare né a parlare. Quello che vorrei dire a tutti quanti, a tutte le persone che si trovano in questa situazione o in una condizione simile, è di essere forti, di ricordarsi sempre che passerà, di non scoraggiarsi e di provare comunque a fare quello che vi sentite ogni giorno, qualcosa di piccolo senza esagerare. Circondatevi di persone che vi capiscono e vi sostengono e tenetevele strette. Per questo periodo evitate come la peste tutti quelli che non vi comprendono, che siccome state in piedi, mangiate, bevete, allora state bene e vi bombardano di commenti e di suggerimenti su quello che dovete fare e quello che non dovete fare, che vi chiedono se avete trovato lavoro quando voi in realtà neanche vi sognereste di cercarlo perché sapete benissimo di non essere ancora in grado di lavorare, che vi dicono che dovreste fare sport o uscire a camminare quando voi non riuscite neanche ad alzare un sacco di pellet senza che vi giri la testa. Solo voi sapete come vi sentite e quello che riuscite a fare. Approfittate di questo momento di pausa per essere gentili con voi stessi, per prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente e bagnatevi il viso con ogni raggio di sole che è disponibile. Qui al nord ultimamente di sole se ne vede molto poco e quando finalmente esce ti cambia davvero l'umore. Sappiate che non c'è nulla che non siete in grado di fare e di affrontare e quando sarete pronti iniziate a riprendere la vostra vita un passetto alla volta. Nonostante gli alti e bassi ho deciso di impegnarmi e di fare qualcosina ogni giorno in base a quello che mi sento di fare senza prendermela troppo se qualche giornata non riuscirò a fare nulla perché non me la sento. Sto cercando di mettere in pratica tante piccole buone abitudini per farmi stare meglio e di parlare con le persone che mi capiscono e che mi sono più di sostegno, prendendo un po' di forza e di incoraggiamento ogni volta dalle loro parole. Non so ancora quanto durerà questa condizione per me, non so quando potrò ritornare a fare tutto quello che facevo prima, però cerco di essere positiva a riguardo. I periodi in cui mi sento uno schifo ci sono sempre, però sto notando che piano piano mi sento sempre un pochettino meglio con il passare del tempo e cerco di tenerlo bene a mente. Dato che fisicamente è tutto un po' più difficile al momento, pensavo di portare sul canale anche qualche video come questo, chiacchierato o parlato. Ci sono alcuni argomenti di cui vorrei parlare perché vedo tante persone attorno a me che sono in difficoltà e vorrei essere d'aiuto. Uno di questi argomenti è il risparmio e come gestire i propri soldi quando se ne hanno pochi. Se vi può interessare potrei fare anche un video dove vi faccio vedere nella pratica quello che sto facendo, le piccole abitudini che ho implementato nella mia quotidianità per cercare di migliorare la mia salute e farmi sentire un pochettino meglio. Se vi può interessare potrei fare un video sul perché sono diventata vegana e i benefici che ne ho tratto, oltre ovviamente a tutti i soliti video che porto solitamente sul canale di decluttering, di sistemazione, quelli non mancheranno, ovviamente sono un pochettino, si è un po' rallentato tutto quanto perché fisicamente non ce la faccio. Però ho tante bellissime idee, ho il progetto della copertura delle auto da finire, però quello anche lì se ne parla a primavera ormai. Ecco, lasciatemi un commento, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi interessa sapere, qualche video che vi piacerebbe vedere, oppure lasciatemi un commento sulla vostra esperienza con il long covid, se l'avete avuto voi stessi o se avete avuto
qualcuno vicino a voi che l'ha avuto, come è guarito, cosa ha fatto, se avete consigli io leggo e accetto sempre tutto volentieri. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e vi auguro di stare bene e di passare una bellissima giornata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o iscrivetevi al canale. Sto cercando di arrivare a 1000 iscritti entro giugno e mi serve il vostro aiuto per farlo. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione grande, ciao ciao!